altro per rimandare più, nel senso rimandare. Rimandare. Sono sempre una sorpresa. Sempre una sorpresa. Prova, città cattozzi di applicazione. è lui. Oh. E ha presentato una nuova il comune ha autorizzato il rinnovo della concessione dei No, infatti l'abbiamo fatto noi. vedi. I leghe li abbiamo fatti noi. Quindi risulta che adesso come adesso che il demanio è il proprietario dell'area e il comune è
non va, non si capisce. Manca 5 minuti. Benvenuti allo Stadio dei Pirati in questo 3 di maggio, seconda giornata per la New Rimini in casa, si incontrerà con il Modena e la partita inizierà alle 14. Adesso vi leggo un attimo il line-up del Modena. Il Modena si schiererà col numero 4 Martinez che sarà interbase, poi c'è Ferri Jacopo col numero 43 che sarà terza base, il 23 Cuevara José esterno centro, Russo Alexander col numero 17 esterno destro, Pompili Romolo col numero 2 prima base, Ancelotti Torres Giovanni a esterno sinistro col numero 26, Lambertini Lorenzo Diaca col numero 55, Cirilli Mattia col numero 21 ed è seconda base, Scerrato Gianluca ricevitore col numero 13 e col numero 29 Infanto Carlos Junior il lanciatore partente per il Modena. Invece la New Rimini si schiederà in questa posizione difensiva, almeno per questa gara 1. Abbiamo Pini Romano col numero 53 che sarà esterno centro, il primo del line-up, poi ci sarà Luca Pulzetti col numero 17 che sarà terza base, Perez Daniel sarà numero 44 prima base, Baccelli Marco sarà DH col numero 38, Chacon Alejandro col numero 23 esterno destro, Gabriele Andrea col numero 0 esterno sinistro, Cifalino Thomas seconda base col numero 24, Cortesi Iuri col numero 34 interbase e Signorile col numero 11 ricevitore e Tommaso Aiello col numero 3 lanciatore. Le squadre si stanno schierando in campo per l'inno nazionale. Scambio documenti. Gli arbitri di questa gara 1 sono l'arbitro capo Galazzetti Muscinelli Alberto e invece sulle basi è Cavallaro Giuseppe. Tra poco ci sarà l'inno nazionale. Ricordiamo che gara 2 avrà inizio circa un'oretta dopo la fine di gara 1, ecco l'inno nazionale.
Ecco concluso l'inno nazionale. Ora avremo il primo lancio da parte di Tonti Checco Francesco. Intanto si schiera l'Agno Rimini. Ricordiamo nella posizione difensiva l'Agno Rimini si schiera in questa maniera qua. Aiello Tommaso lanciatore partente, Signorile ricevitore, Iuri Cortesi interbase, Cifalino Thomas seconda base, Gabrielli esterno sinistro, esterno centro Pini, esterno destro Ciacon, DH Bacelli Marco, Perez Daniel prima base, Luca Pulsetti in terza base. Esordisce sul monte di lancio Tommaso Aiello perché dal punto di vista delle squalifiche della gara 1 e gara 2 della precedente giornata era squalificato da una squalifica dell'anno scorso. Sono dimenticati dalle prime ore. Un primo incontro tra Tommaso Aiello e Tommaso Signorile. Artista non di strada, scusate, Tonti Checco Francesco. Tenuto la mazza, pallina sul naso in cima alla mazza del primo lancio. Ok, primo lancio concluso.
Allora, inizia questa gara 1. Abbiamo Martinez col numero 4, interbase per il Modena, nel box. Prima palla è un ball, una palla alta. Una seconda palla, sempre ball. Strike questa palla, 2 ball, 1 strike. Un chiarimento del manager del Modena con l'arbitro. Alza questa palla in foul a destra e si carica del secondo strike. Foul ancora a destra. Strike out, il primo strike out per Tommaso Aiello. Prima palla strike sul numero 43 Ferri Jacopo, terza base del Modena. Secondo strike su Ferri. Palla ball esterna non tenuta da Signorile. Palla interna, ball, 2 strike. Una palla dall'arbitro chiamata ball, conto pieno. Tre ball, 2 strike, un out. Colpisce la palla in diamante.
non arriva in tempo sulla prima base ed è eliminato sulla via 4-3. Questa palla che era una palla che è passata tra il lanciatore verso la seconda base, ma una palla molto lenta, quasi un bunt, e per un pelo non arriva a salvo in prima. Secondo out. Ciao. La prima palla è un ball, una palla alta su Guevara José col numero 23, esterno centro. Numero 3 del line-up del Modena. Alza una palla verso la prima base, eliminata al volo in F3, in foul, in zona di foul, e si chiude qui il primo inning con nessun uomo sulle basi, nessun punto segnato, nessuna valida pubblicità. Questa si chiama seconda giornata per noi, che è la seconda giornata, o è gara 3? È gara 3, quindi è gara 3, quindi però la sarebbe la seconda giornata, perché noi, questa sarebbe gara 3, se noi la chiamiamo gara 1 della giornata, però sarebbe gara 3. Dio po'. Infante, Carlos Junior, Carlito. La porta d'alluminio. La porta d'alluminio a fianco alle seggiole che ci sono, quelle del cinema. Un'assistenza e 0 base. Sì. Torniamo in diretta dalla Stadio dei Pirati. Inizia la parte offensiva anche per la New Rimini. Come primo uomo del line-up abbiamo Romano Pini, esterno centro col numero 53. L'arbitro dà inizio al primo inning difensivo. La prima palla è uno strike. Seconda palla è sempre uno strike girato, ma non incontra la palla, quindi si carica del secondo strike. Gira anche questa palla alta e è un K looking, è un K girato.
Primo è eliminato per la New Rimini, ora il numero 17 è Luca Pulsetti, terza base per la New Rimini nel box, guarda i segnali di Dorian. Un ball e uno strike, il conto su Pulsetti. Secondo strike su Pulsetti, una palla bassa che l'arbitro chiama strike. Due strike, un ball, il conto su Luca Pulsetti in questo primo inning. Luca Pulsetti colpisce questa palla lunga che preda dell'esterno destro al volo, F9, ed è il secondo eliminato. Poi adesso abbiamo Perez Daniel nel box col numero 3, scusate, col numero 44, prima base. Palla interna, l'arbitro lo chiama strike. Ball, questa palla bassa esterna. Un ball, uno strike, il conto. Gira questa palla strike, ma non riesce a impattarla. Si carica del secondo strike, due strike, un ball. Due ball, due strike. Cosa c'è? Io, se voi non parlate, meglio. Colpisce un foul a sinistra, conto invariato, due ball, due strike.
Conto pieno su Daniel. Bacio su ball per Daniel. Ora abbiamo Bacelli Marco di H. Uno strike su Marco. Secondo strike. Strikeout girato. Si conclude il primo inning. Pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo secondo inning. Abbiamo in battuta il numero 17 russo Alexander, esterno destro del Modena. La prima palla è uno strike che guarda Russo senza muoversi. Gira invece questa seconda palla e la manda in foul dietro di noi. Due strike su Russo. K l'arbitro chiama. K looking. È il primo eliminato Russo. Ora c'è Pompili Romolo col numero 2, prima base. È il secondo K per Tommaso Aiello. La prima palla è un ball, una palla bassa esterna. Gira questa seconda palla, non la impatta, un ball, uno strike. Alza questa palla dietro ma non tocca la rete, finisce in tribuna. Quindi 2 strike, un ball il conto su Pompili Romolo. Alza questa palla dietro ma non tocca la rete. 2 strike, un ball il conto su Pompili. Palla bassa, ball. 2 ball, 2 strike. Colpito. Base per colpito. Prima base, primo uomo colpito da parte di Tommaso Aiello. Ancelotti Torres col numero 26 esterno sinistro nel box. Palla persa. Palla persa, ruba la seconda base Pompili. Lancio pazzo, palla persa. Palla mancata. Foul.
Un ball, uno strike sul numero 26 Ancelotti. Foul a sinistra, si carica del secondo strike. 2 strike, un ball. Colpisce una palla che arriva sul lanciatore, out. Un'ottima giocata, una palla, una linea, non era facile prenderla. 4-3 e il secondo eliminato. Pompili Romolo finisce in terza base e ora abbiamo Lambertini Lorenzo di H. Prima palla girata, strike, senza colpirla. Palla ball, un ball, uno strike. Su Lambertini, Lorenzo. Numero 55. Strike, questa seconda palla, questa terza palla, un ball, 2 strike, il conto. Foul, palla finisce dietro, sprizzata con la mazza, quindi conto invariato, 2 strike, un ball. Palla interna, per fortuna si sposta, se no sarebbe stato colpito. 2 ball, 2 strike. K, è un K girato ed è il terzo K per Tommaso Aiello. Andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo secondo inning a parte bassa. In attacco abbiamo il numero 23 Alejandro Chacon, esterno destro in questa gara 1. Gira la prima palla senza colpirla e si carica del primo strike. Gira anche questa seconda palla senza colpirla, si carica del secondo strike. Gira anche questa terza palla, è un K girato. Chacon è il primo eliminato di questa gara, secondo inning, gara 1. Ora abbiamo Gabriele Andrea, esterno sinistro, col numero 0 nel box. Foul a destra la prima palla. Colpisce una palla al centro, preda del seconda base, un F4. È una linea? È una linea? L4? No, fly. Secondo eliminato Gabrielli. Ora c'è Cifalino Thomas col numero 24, seconda base. La prima palla è uno strike, una palla verso la zona esterna, bassa. Foul, questa seconda palla si carica del secondo strike, Thomas Cifalino. Ball, questa terza palla, un ball, 2 strike. Colpisce l'interbase. Arriva salvo Thomas, quindi è una valida, un singolo, è il primo singolo della giornata. Errore? Scusate, errore dell'interbase quindi
scusate, non è valida, ma è salvo su errore. Salvo su errore. Salvo su errore, scusate, comunque la cosa importante è che siamo arrivati in base. Primo uomo della New Rimini in questa partita di gara 1. Prima palla è un ball su Yuri Cortesi, numero 24, 34. Interbase della New Rimini. Tentativo di pick off su Cifali, no, che torna in tempo. Arriva al muro! Arriva al muro questa! Primo punto segnato, è un doppio con RBI! È un doppio con RBI! Una bellissima battuta quella di Thomas Cifalinò di Yuri Cortesi, scusate. Arriva in seconda base. Segna il primo punto la New Rimini. Ora abbiamo Tommaso Signorile, ricevitore, col numero 11. Tempo chiamato Tommaso. Palla strike chiamata dall'arbitro. Primo strike su Signorile. Seconda palla è un ball, uno strike. Tentativo di pick off. Gira questa palla senza impattarla, Signorile, anticipando la palla, forse era un cambio. 2 strike, un ball per lui, conto. Palla che è strikeout, ma la base è libera, arriva salvo. È un K look swing che però la palla persa dal ricevitore lo fa arrivare salvo in prima. Quindi abbiamo uomo in prima, uomo in seconda base. Yuri Cortesi ruba la terza, quindi abbiamo uomo in prima, uomo in terza. E ora abbiamo Pini Romano nel box che è andato con un K swing eliminato nel primo turno.
ora ha la possibilità di portare a casa i suoi compagni. Bella questa palla, un strike che Pini lascia passare. Un cambio, una palla lenta che arriva nella zona di strike. Tentativo di pick off in prima base su Signorile che torna in tempo. Questa palla è ball, un ball, uno strike su Pini. Col numero 53, ricordiamo, esterno centro alla posizione difensiva. Gira la palla in seconda base ma completa l'out, base obbligate, quindi è un'eliminazione per scelta difesa. (4-6) e si chiude il secondo inning con un punto segnato per la New Rimini e un uomo lasciato in base. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati, inizio del terzo inning. Abbiamo Cirulli, Mattia nel box. Col numero 21, seconda base. La prima palla è uno strike chiamata dall'arbitro per Cirulli Mattia. Cirulli, 21.
Anche la seconda palla è uno strike, 2 strike per Tommaso Aiello. Colpisce a sinistra per Lucca, eliminazione alla via 5-3 con questa linea che finisce da Pulsetti a Daniel, e quindi è Cirulli Mattia il primo eliminato. Ora c'è Scerrato Gianluca, ricevitore del Modena col numero 16. La prima palla è uno strike su Scerrato, che guarda ma non gira. La seconda palla è un altro strike che sempre guarda e non gira, quindi 2 strike per Scerrato. Chiama tempo. Palla bassa, ball. Questa palla per Tommaso Aiello che ferma Signorile sui piedi. 2 strike, un ball, il conto su Scerrato. Palla alta vicino al caschetto, 2 ball, 2 strike. Soprannominato Gatto. Scerrato dai suoi viene chiamato Gatto. Questa palla è un ball, quindi conto pieno, 3 ball, 2 strike su Scerrato. Alza questa palla nella zona di foul verso Daniel e lo prende al volo in F3 nella zona di foul. È il secondo eliminato, Scerrato. Ora ricomincia il line-up per il Modena. Abbiamo Martinez con il numero 4, interbase. La prima palla è uno strike su Martinez. Questa è la seconda che ha fatto una mossa con la bazza, non è stato chiamato il checky, swing, ball, uno strike. Questa palla è un altro ball, 2 ball, 1 strike. Bunt nella zona di foul verso la terza base. Luca Puzzetti appena barca la riga la butta fuori, quindi si carica del secondo strike, 2 strike e 2 ball. Difficilmente proverà ancora un bunt perché se finisse fuori sarebbe eliminato. Martinez di nuovo nel box. Gira questa palla ed è un K con swing ed è il
1, 2, 3, 4, quarto K per Tommaso Aiello. Noi andiamo, si conclude quindi senza nulla di fatto per il Modena, andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dalla Storia dei Pirati, questa parte bassa del terzo inning. Luca Pulsetti nel box, prima palla è un ball. Alza questa second palla verso la zona di foul, ma è esterna, quindi si carica del primo strike, uno strike, un ball. Luca Pulsetti al suo secondo turno, è stato eliminato prima dall'esterno destro con una volata molto lunga, ma l'esterno è riuscito a raggiungerla. Un foul a destra molto vicina alla linea di foul, una palla lunga verso destra vicina, avrebbe potuto sicuramente essere in campo, fatto molto male, ma si carica solo del secondo strike. Quindi un ball, 2 strike per Luca Pulsetti, il conto in questo terzo turno, questo terzo inning, secondo turno per lui nel box. Palla interna che quasi lo colpisce, 2 ball, 2 strike. K è un K looking per Luca Pulsetti, è il primo eliminato di questo terzo inning. Ora abbiamo Per Daniel che nel primo turno è andato su base ball, è stato regalato una base gratis. La prima palla è uno strike, una palla molto esterna, ma l'arbitro lo chiama strike.
alza questa palla in foul a sinistra, si carica del secondo strike. Ricordiamo il conto su Daniel, sono 2 strike, 0 ball. Gira questa palla bassa, è un K con swing. E il secondo eliminato di questo terzo inning. Ora c'è Baccelli Marco, che anche lui è il secondo turno di battuta e nel primo turno ha avuto un'eliminazione, un K con swing. Vediamo se sarà più fortunata questa seconda presenza nel box per lui in questo terzo inning. Palla interna, ball. Colpisce sulla prima base, sull'interbase che fa l'eliminazione. Una linea 6-3, è il terzo eliminato e noi andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta per questo quarto inning. Nel box il numero 43 Ferri Jacopo colpisce questa palla in foul, il primo strike, si carica. Ball questa seconda palla, un ball, uno strike. Due ball, uno strike, anche questa palla è chiamata ball, giudicata ball. Colpisce questa palla invece in foul a destra,
si carica del secondo strike, quindi 2 strike, 2 ball in conto su Feri Jacopo, terza base del Modena. Alza questa palla verso Yuri Cortesi, eliminato al volo. È un F6. Feri Jacopo è il primo eliminato di questo quarto inning. Ora abbiamo Guevara José col numero 23. Esterno centro. È stato eliminato nel primo inning con una da Daniel in zona di foul. Prima palla in foul a destra ed è si carica del primo strike. Palla interna, ball, un ball, uno strike. Colpisce la palla in foul e si carica del secondo strike. Quindi il conto è 2 strike, un ball in questo suo secondo turno per José Guevara, esterno centro. Alza questa palla dietro di lui, in zona di foul, in tribuna. È sempre il punteggio invariato, 2 strike, un ball. Foul ancora a destra, si carica, niente, il punteggio resta invariato, 2 strike, un ball. Sta facendo un lungo turno José in base, nel box. Ancora una palla in foul. Ancora in tribuna. Conto sempre invariato, 2 strike, un ball. Colpisce una palla lunga verso Gabrielli, arriva al muro, sarà un doppio in piedi per lui. La prima valida del Modena è un doppio per José, un doppio con la situazione di un out, un uomo in seconda base si appresta a entrare nel box, russo Alexander col numero 17. Prima palla, ball. Alza questa palla verso l'esterno.
È uscita a sinistra in zona di foul tra la terza base e l'esterno sinistro. Si carica del primo strike, quindi uno strike, un ball, il conto su Russo. Due strike, un ball, il conto. K, è un K con swing. No, scusate, ho sbagliato io. Due strike, un ball. Andato avanti di uno. Alza questa palla in foul, ma finisce in tribuna. Sempre invariato, due strike, un ball, il conto su Alexander. Mi scuso per l'errore di prima, sembravano due strike, invece era uno. Quindi due strike, un ball, il conto. Zona di foul sempre in campo, però questa volta è caduta, solo che era molto, molto dietro Luca Pulfetti e molto avanti rispetto a Gabrielli, non sono riusciti a prenderla. Il conteggio resta invariato, due strike e un ball. Prova a vedere se cammina l'inning che là lo segna adesso. Non lo prende? Non lo prende? Ah, ok. Nel tabellone che ogni tanto si accende qualcosa ma fa come vuole lui. Si è fermo sul secondo, si è acceso il secondo inning che da tempo non si accendeva, però è rimasto sul secondo inning e non sul terzo, sul quarto. Il tabellone nostro ormai è arrivato. Olè! Eliminato K con swing, Russo Alexander. È il secondo eliminato di questo quarto inning. Ora abbiamo Pompili Romolo col numero 2, prima base. Ricordiamo sempre Guevara José in seconda base. Salvo su questo pick-off. Gira la prima palla, non la incontra, si carica del primo strike, Pompili si avvita su se stesso, avete visto. Questa seconda palla invece è un ball. Strike questa terza palla, un ball, due strike, il conto su Pompili Romolo.
Palla ball, palla che è davanti al ricevitore, viene cambiata, 2 ball, 2 strike, il conto su Pompili Romolo. Foul a destra fuori dallo stadio. Conto invariato, 2 ball, 2 strike, 2 out attualmente il quarto inning per il Modena. Pompili Romolo nel box. Colpito nella mano. Sì, dopo è andato nella mazza. È stata colpito probabilmente la mano e poi anche la mazza. Da rumore mazza perché altrimenti si sarebbe rotto l'osso dal rumore. Se fosse, a meno che non ha le ossa di legno, eh? Il rumore è stato quello del legno, insomma. Però ha colpito la mano, quindi non è baso sul colpito. Due ball, 2 strike. Conto. Quindi è foul, la palla palla per terra, conto pieno, 3 ball, 2 strike su Pompili Romolo. Con conto pieno, 2 out, tentativo di pick off in seconda base, un gioco alza la zona verso Daniel, presa in zona FF2, presa da Signorile, eliminato Romolo Pompili. Si conclude qui il quarto inning per il Modena, lasciato sulle basi l'uomo, e andiamo in pubblicità. Ciao.
io ti ho mandato solamente il bonifico che ti ho fatto, non è un messaggio protetto, è una foto, è una foto. Dopo ci guardo. Torniamo in diretta. Abbiamo Alejandro Chacon in questo quarto inning. Prima palla è un ball. Seconda palla è uno strike. Un ball, uno strike. Gira questa terza palla e si carica del secondo strike. Un ball, due strike. Perde la palla. Arriva salvo in prima Chacon. E quindi è un K con palla persa e arriva salvo in prima. È un K, no? Con salvo in... Quindi abbiamo Chacon in prima base. Ora abbiamo Gabriele Andrea, esterno sinistro. Una protesta di Dorian Castro per una mancata chiamata di Bulk. Tentativo di pick-off in prima su Chacon. Torna in tempo. Bunt. Salvo. Quindi con un bunt è un errore di lancio. È valida giudicata? No, errore. Errore di chi ha lanciato o di chi ha ricevuto? Errore del ricevitore, quindi, che ha preso la palla. Del lanciatore. Quindi errore del lanciatore e arriva salvo su errore, quindi salvo su errore e Chacon si sposta in terza base. Ora abbiamo uomo agli angoli, Cifalino Thomas nel box. Prima palla è un ball.
seconda palla, preso in ballerina. Sa! Bellissima giocata! Bellissima giocata! Un tentativo di ballerina di Chacon che si ferma praticamente verso tra la prima e la seconda, quindi un tentativo di rubata, ma che volontariamente si ferma in ballerina per consentire all'uomo di terza base di venire a casa. E quindi entra a questo punto e si sposta in terza base Gabrielli su questo errore difensivo, quindi entra il secondo punto per Rimini. Spero che l'abbiate visto dalla diretta. Minuto di raccoglimento sulla collinetta, tempo chiamato visita per il Modena, prima visita. Gabrielli si riporta in terza base. Alza la palla in foul, zona di destra e cade la palla, quindi nulla di compromesso per Cifalino, torna nel box. Conto su Cifalino è 2 ball, 1 strike. Alza questa palla verso la prima base ed è il primo eliminato Toma Cifalino, quindi F3. Ora abbiamo Yuri Cortesi, autore di un doppio con RBI del primo turno, del secondo inning, scusate. Sì, nel primo turno per lui era il secondo inning. Ora si trova con Gabrielli in terza, con un out. Palla in foul a destra, si carica del primo strike. Foul ancora per Cortesi, secondo strike, quindi 2 strike, 0 ball. Un out, ricordiamo. Gira questa palla senza convinzione, è un K con swing, è il secondo eliminato. Ora c'è Tommaso Signorile, ricevitore col numero 11.
Abbiamo Gabrielli in terza che speriamo che Signorile riesca a portarla a casa. Questa palla è un ball, palla che non scende dovuta nell'area di strike, forse era una curva, comunque resta alta. Gira la palla in foul Signorile, si carica del primo strike, palla finisce a destra vicino al dugout della New Rimini, torna nel box. Molto importante sarebbe riuscire a fare una valida perché porterebbe a casa il punto, che è in terza. Palla ball, 2 ball, 1 strike. No, 2 ball, 1 strike va bene secondo me. 2 ball, 1 strike, sì. Palla ancora alta, 3 ball, 3 ball, 1 strike su Signorile, quindi Signorile può ancora scegliere. No, gira questa palla, era bassa, destinata alla zona di ball. Conto pieno. È uno slider che taglia il piatto e finisce esterno. Basso però, quindi non riesce a raggiungerlo con la mazza. Comunque nulla di ancora compromesso, conto pieno. Ora colpisce una palla che rimbalza verso l'interbase, che fa l'eliminazione alla via. È una linea 6-3, è il terzo eliminato di questo quarto inning. Andiamo in pubblicità. Pronto? In questo momento sì. Va bene, dai. No, in questa gara 1 no. Ok, ciao. Torniamo in diretta in questo quinto inning. In box di battuta il numero 26, Ancelotti, Torres, Giovanni.
Prima palla è un ball. La seconda palla è pure un ball. Colpisce un foul questa terza palla, quindi 2 ball, 1 strike il conto. Colpisce una valida, è un singolo per Ancelotti che passa tra la seconda base e il prima base. Prima palla è alta. Abbiamo il numero 55 Lambertini Lorenzo nel box di H. Il secondo inning è andato out con un K con swing. Questa palla è in foul. Dietro di noi si carica il primo strike, un ball, uno strike. Gira questa palla senza toccarla e si carica del secondo strike, quindi 2 strike, un ball, il conto su Lambertini. Pisce in foul a sinistra, conto invariato, un ball, 2 strike. Ancora ball, palla alta. Due ball, 2 strike il conto su Lambertini Lorenzo. Colpisce la palla su Cortesi che la prende male nel guanto, sarebbe stato un doppio gioco, ma è valida o errore? Errore o valida? Valida. Viene data la valida a Lambertini. Ora abbiamo Cirilli, visita di Dorian. Entra Canuti Thomas, allora un'ottima gara quella di Tommaso Aiello. Andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati, completato il riscaldamento di Thomas Canuti, quindi dopo 4 inning completi lanciati e quinto inning dopo 2 uomini in base con Ancelotti e Lambertini, entra Thomas Canuti. Zero out, un po' come nei tie break, ci si aspetta un bunt. Daniel sta molto avanti nell'erba. Prima palla strike, quindi un bunt che non è riuscito a completarlo, non giudicava ancora bunt, ancora strike. Ora il bunt difficilmente sarà riproposto. K con swing. K con swing è il primo eliminato di questo quinto inning. 2 tentativi di bunt non andati a buon fine. Ora eliminato al piatto. È un'ottima scelta difensiva. Ora abbiamo Scerrato Gianluca, batte foul a destra, si carica il primo strike. Ball questa chiamata arbitrale, un ball, uno strike. Batte verso l'esterno sinistro e foul, zona di foul a sinistra, si carica del secondo strike. Il conto su Scerrato è un ball, 2 strike. Tempo chiamato dal battitore. È un K con swing, 2 K con swing consecutivi per Canuti. Un'ottima entrata nel monte per Canuti. Ora il Modena si trova con 2 out e 2 uomini in base.
o in base, adesso c'è nel box Ferri Jacopo col numero 43, batte una palla su, sempre con un nonchalance, Pini che lo elimina, è una F8 e mette fine al quinto inning per il Modena, che lascia 2 uomini in base. Un inning che poteva essere potenzialmente pericoloso per la New Rimini, invece Canuti è stato molto bravo a chiudere questo inning, insomma, senza lasciare spazio alla Modena. Andiamo in pubblicità. Non gioca nessuno oggi. Oggi sono a Ravenna e l'Under 12 e anche l'Under 15 e via, anche loro. Giocano fuori tutte e due. Torniamo in diretta. Pini Romano nel box. Torniamo in diretta. Pini Romano nel box. Primo strike. Gira questa prima palla. Gira questa palla difficile, bassa molto. Pini. Ovviamente una curva, una palla che lo invoglia a girare, ma poi quando arriva nel piatto gira in foul. 2 strike. Conto. Ancora Pini nel box, 2 strike. Palla a volta ball, palla bassa. Pini lascia sfilare. Due strike, un ball, conto.
colpisce una palla verso l'esterno centro ed è eliminato. Pini il primo eliminato. In questo quinto inning è un F8. Ora abbiamo Luca Pulsetti, che è il terzo turno nel box anche per lui, questo quinto inning. La prima palla è un ball, è stato eliminato al primo turno con un F9 e un K looking al terzo. Colpito Pini alla spalla. Scusa Pini, Pulsetti. Quindi base per colpito a Pulsetti. Ora abbiamo Perez Daniel, anche per lui il terzo turno. Nel primo turno è andato in base su ball, al terzo inning K con swing e ora in questo quinto inning si trova nuovamente nel box. Un out. Tentativo di pick off su Pulsetti, torna in tempo. Un ball su Perez. Secondo ball sempre su Perez. Non si vede agitazione nel bullpen del Modena. Gira questa palla, non la incontra, si carica del primo strike. Ancora tentativo di pick off verso Pulsetti che torna prontamente sul cuscino. Sempre 2 ball, 1 strike, il conto su Daniel. Foul a destra. Luca Pulsetti torna sul cuscino, Daniel si carica del secondo strike, 2 strike, 2 ball. Pisce lungo. F9.
eliminato, è il secondo eliminato di questo quinto inning. Ora abbiamo Marco Bacelli, anche lui è secco di valide in questo prima gara 1. Abbiamo un KO con swing al primo turno, una eliminazione sulla via 6-3 al terzo turno e ora ancora la terza volta si trova nel box oggi. La prima palla è uno strike su Bacelli che guarda, ma non gira. Batte sul lanciatore che elimina sulla linea 1-3, è il terzo eliminato di questo quinto inning. Pubblicità.
Torniamo in diretta dallo stadio, sesto inning. Guevara José, il primo eliminato sulla via 4-3. Singolo per Russo. Ora abbiamo Pompili Romolo nel box. Ho solo spostato la macchina, Tiziano, ho chiuso l'audio. Il problema, la mia era dentro, però ci sono una sfilza di motorini e comunque non presidiamo l'ingresso, quindi cioè la gente la mette dentro, non è che la mette nel piazzale per prendersi una pallina sopra, deve fare il piazzale vuoto. Chi cazzo la mette nel piazzale? Tanti cancelli, dopo resta aperto quello della pizzeria, i motorini comunque possono, non è che li puoi spostare, o facciamo il presidio, o se no senza presidio entrano. Pini completa l'eliminazione e si conclude qua questo sesto inning per il Modena. Sì.
Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati per questa parte bassa del sesto inning. Punteggio invariato 2-0 per la New Rimini. Si trova il numero 23 Ciacon la prima palla è uno strike. La seconda palla è un ball. Gira questa palla, si carica del secondo strike, quindi 2 strike, un ball. Alza questa palla verso il seconda base che la prende al volo, quindi eliminato in F4. Ciacon è il primo eliminato di questo sesto inning. Ora abbiamo Gabrielli Andrea col numero 0, esterno sinistro, anche lui nel suo terzo turno nel box. Primo turno al secondo inning è stato eliminato sempre con una palla alta sul seconda base, poi al quarto inning salvo su errore e ora di nuovo nel box in questo terzo inning. La prima palla è bassa, chiamata ball dall'arbitro. Secondo ball su Gabrielli. Primo strike su Gabrielli, 2 ball, 1 strike. Sul monte di lancio per il Modena è stato un cambio, è entrato Campanella Lorenzo col numero 77 che sostituisce Infante Carlos Junior. Ora 3 ball, 1 strike su Gabrielli. Base su ball per Gabrielli. Ora abbiamo Thomas Cifalino, anche lui il terzo turno, terza volta nel box. E abbiamo al secondo inning un salvo su errore, al quarto inning eliminato con un fly sul primo base. La prima palla è un ball su Thomas Cifalino. Seconda palla è sempre un ball.
Palla ancora ball. 3 ball su Thomas Cifalinò, quindi può sicuramente scegliere almeno la sua palla migliore. Prima palla strike, 3 ball, 1 strike. Salvo, sì, conto pieno su Thomas Cifalinò, gira la mazza. Conto pieno. Ah no, l'ha fatto out perché per interferenza. Ha chiamato interferenza sul battitore. Allora, eliminato per interferenza Thomas Cifalinò, il secondo out. Lui deve tornare in prima. Abbiamo scontato la squalifica adesso, dai. Torna Gabrielli. Torna Gabrielli nel cuscino di prima base. Thomas. Un bel bunt, molto bello, salvo. È un singolo per Cortesi. Palla per terra su Signorile Tommaso. Ricordiamo 2 out, uomo in prima, uomo in seconda, Cortesi in prima e Gabrielli in seconda base. Ancora ball. No, l'arbitro lo chiama strike. Una palla molto esterna, ma l'arbitro lo chiama strike. Ancora strike. Non sa difficile colpire le palle, sembrano molto esterne, l'arbitro le chiama strike. Difficile riuscire a leggere chiamate arbitrali. Foul a destra.
2 strike un ball su signorile, foul conto invariato, sempre 2 strike un ball. Ancora ball, 2 strike il conto. Foul a destra. Due ball, 2 strike, 2 out il conto attuale su signorile, questo sesto inning. Parte bassa del sesto inning. Colpisce l'interbase che assiste in prima, è eliminato. Quindi è eliminato su una linea 6-3 e si conclude il sesto inning per la New Rimini in attacco. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo settimo inning. Il Modena in attacco con il numero 26 Ancelotti Torres Giovanni. Esterno sinistro. Prima palla è un ball, la seconda palla è sempre un ball.
Sul monte di lancio c'è Thomas Canuti. Daniel riesce a eliminarle in F3 Ancelotti Torres, che è il primo eliminato di questo settimo inning. Ora c'è Lambertini Lorenzo col numero 55, prima palla è un ball. Un ball, uno strike il conto. Alza questa palla verso Gabriele, esterno destro. È un fuoricampo. È un fuoricampo da un punto. Lambertini. Aggiorniamo il punteggio, quindi 7-1 il punteggio per il 2-1 il punteggio per il New Rimini. Il Modena accorcia le distanze. Ora con un eliminato c'è Cirulli Mattia col numero 21 nel box. Colpisce una palla corta, eliminato sulla via 1-3. Un bunt che finisce sul lanciatore che completa l'eliminazione in prima. Quindi secondo eliminato Cirulli Mattia. Ora abbiamo Scerrato Gianluca nel box. La prima palla è un ball, chiamata dall'arbitro. La seconda palla è uno strike, un ball, uno strike. Due ball, uno strike il conto su Scerrato. Ancora ball per Canuti. 3 ball, uno strike, Scerrato è in vantaggio, quindi potrà scegliere la palla. Strike, conto pieno su Scerrato. Tentativo di bunt poi ritirato. K, bellissimo K, è un K looking. Questo settimo inning si conclude con un punto segnato da parte del Modena con un fuoricampo, un singolo, quindi le distanze si accorciano 2-1 per la New Rimini. Pubblicità.
Torniamo in diretta dalla Storia dei Pirati per questa parte bassa del settimo inning. Abbiamo nel box Pini Romano, ancora corto di valide. Quarto turno per lui, ha avuto un K con swing, una scelta difesa al secondo e un F8 al quinto. Prima palla è ball. La seconda palla è uno strike, un ball e uno strike. Ball, 2 ball, uno strike, palla alta. Strike, 2 ball, 2 strike, il conto su Pini. Guarda questa palla, era intenzionata a girarla ma poi alla fine la lascia sfilare. L'arbitro la chiama strike. Foul a destra per Pini, resta in vita, conto sempre 2 ball, 2 strike. Nella bocca del seconda base. È una linea sulla 4, primo eliminato al volo, Pini. Ora c'è Luca Pulzetti col numero 17, anche lui senza valide oggi, è un F9 il primo inning, un K looking al terzo, un base su colpito al quinto e ora questo quarto turno di battuta per lui. La prima palla è uno strike. Colpisce il seconda base che fa l'eliminazione sulla linea, una linea quindi sul 4-3 è il secondo eliminato. Purtroppo questa battuta risulta corta, non riesce a produrre fine settimo. Anche Daniel è a secco di valide. Abbiamo una base ball al primo inning, un K con swing al terzo e un F9 al quinto. 4 turno nel box. Colpisce una palla che finisce nel un errore valida? Sì, valida. Una valida per Daniel, un singolo. Scusate, ma sono vicino ai classificatori, chiedo sempre conferma. Quindi con 2 eliminati, Daniel in prima, nel box di battuta abbiamo Baccelli Marco. Anche Marco Baccelli è senza valide, un K con swing al primo, una linea sul 6-3 al terzo, una linea sull'1-3 al quinto.
La prima palla è uno strike che Marco guarda ma non si muove. Alza una palla preda dell'esterno esterno destro, quindi è un F9 ed è il terzo eliminato. Si conclude qui questo settimo inning e andiamo in pubblicità.
Allora, in questo settimo inning abbiamo un salvo su errore Martinez che arriva sulla seconda base, poi un eliminato invece che è Ferri Jacopo sulla via 1-4 e Martinez però finisce in terza base. Visita da parte di Dorian. Quindi abbiamo un out e un uomo in terza per il Modena. Visita sul monte. Andiamo in pubblicità. Finita la visita, Thomas Canuti resta sul Monte di Lanzo. C'è il Modena che ha Martinez in terza base ed ora abbiamo Guevara José col numero 23, esterno centro. Primo strike, aveva il bunt fuori. Prima palla strike. Una palla molto lunga a destra, è valida, entra a punto. È un doppio per Guevara. È un doppio con RBI, quindi la partita si pareggia 2-2. Aggiorniamo il punteggio. Un doppio anche come al quarto inning. Visita e cambio per Canuti, lascia la palla a Castro. Gli applausi del pubblico per Canuti. Complimenti dei suoi compagni. Cambio sul Monte di Lancio per la New Rimini, abbiamo Gianluca Tognacci sul monte, secondo rilievo di questa gara 1. Mentre si scalda andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta. Abbiamo Russo, Alexander, base intenzionale. Ora abbiamo Pompili, Romolo, col numero 2. Prima palla è un ball per Tognacci. Foul destra. Quindi abbiamo per il Modena un uomo in seconda, Guevara José e Russo Alexander in prima su base intenzionale. Un ball, uno strike per Pompili Romolo. Alza una palla in zona di foul. La prende Togna. Un F5 per Luca. È stato veramente bravo Pulsetti a prendere questa palla vicino ai cuscini in zona di foul. È il secondo eliminato Pompili. Ora c'è Ancelotti, Torres, Giovanni. Con un 1 su 3 si trova nel box numero 26. 2 out. Palla interna, molto interna, un altro po' lo colpisce. Ball, palla ball, primo ball su Ancelotti. Una valida che arriva e porta a casa un punto. Porta a casa un punto, un singolo. Ancelotti è un singolo con RBI e il Modena si porta in vantaggio sul 3-2. Ora sempre due basi occupate. Russo in seconda e Ancelotti in prima. Un punto segnato per il Modena, 3-2. Ora abbiamo Lambertini Lorenzo DH, primo autore di un fuoricampo. Strike la prima palla. Autore del fuoricampo che ha realizzato un primo punto della partita per il Modena.
ball questa seconda palla, un ball, uno strike su Lambertini. Ancora ball, 2 ball, uno strike su Lambertini. Gira questa palla, quarta palla, 2 ball, 2 strike, conto su Lambertini. Due ball, 2 strike. Tempo chiamato dal battitore. 2 ball, 2 strike. K con swing. Un K con swing e il terzo eliminato. Sono entrati 2 punti, hanno portato avanti il Modena e che dire, la New Rimini è chiamata certamente a recuperare questa partita. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo ottavo inning nella parte bassa. Il Modena nell'inning precedente nella parte alta è riuscito a realizzare 2 punti portandosi in vantaggio 3-2. Ora abbiamo Ciaccon Alejandro che ha un K con swing al secondo e un K anche al quarto, ma è salvo è arrivato il salvo in prima perché è stata palla persa dal catch, e poi un F4 al sesto, quindi diciamo che non è riuscito a realizzare valide. Abbiamo 2 ball nel suo conto in questo momento. Palla alta, 3 ball su Ciaccon, quindi potrà sicuramente scegliere cosa fare. Base su ball per Ciaccon, la prima volta che arriva in base su base ball. Nel quarto era andato su molto delicata, quindi questo momento per la New Rimini. Gabriele Andrea, bisogna almeno riuscire a realizzare un punto.
gioco chiamato da Dorian Castro. Segnali chiamati da Dorian, vediamo un po'. Bunt, ma la palla era un ball, quindi viene ritirato. Visita da parte del manager della Modena oppure del pitching coach probabilmente. Bloccata anche questa. Gabrielli probabilmente chiamato bunt, vedo. Palla bassa. Ball. Secondo ball. Secondo ball su Gabrielli. Ciacono resta sempre in prima. Penso che il gioco resti uguale. Palla ancora ball. Ah no, dato lo strike su Gabrielli. 2 ball, 1 strike su Gabrielli. Strike. Conto pieno su Gabrielli, 3 ball, 2 strike. No, 2 ball, 2 strike l'arbitro. L'arbitro chiama 2 ball, 2 strike. No, conto pieno. Foul. Conto invariato, 2 ball, 2 strike. Due ball, 2 strike, abbiamo Ciacconi in prima base, 0 out. K looking per Gabrielli, è il primo eliminato. Ora c'è Thomas Cifalinò che il suo quarto turno in battuta. Allora, 42 per 24. Cambio per Cifalinò, entra Buonemei Davide. Tentativo di pick-off in prima, Ciaccon torna in tempo.
Strike la prima palla su Bonemei. Bonemei Davide, numero 42. Ball, un ball, uno strike. Segna ancora di Castro. Tentativo di pick-off ancora in prima fase, molto tecnica in questo momento. Ancora pick-off in prima. Delle volte con tutti questi pick-off, delle volte la palla finisce anche dietro. Vediamo un po'. Palla persa, rubata, salvo. Chacon ruba la seconda. Quindi adesso non c'è l'eventuale doppio gioco. 2 ball, 1 strike, il conto su Davide Bonemei. Ancora può scegliere. Un attimo che Chacon si pulisce dalla polvere. Ok, chiamato il gioco. Strike chiamato su Bonemei, 2 ball, 2 strike. Una palla che sicuramente con qualche effetto si appoggia nella zona bassa dello strike. Colpisce per l'avanzamento dell'uomo, è eliminato sulla via 4-3 e fa avanzare Chacon in terza. Ora c'è Cortesi Iuri, autore di un doppio al secondo inning con RBI, un capo swing al quarto e un singolo al sesto, quindi con un 2-3. Primo strike per Cortesi. Ricordiamo 2 out in questo ottavo inning, uomo in terza, Chacon, quindi il punto è molto vicino, basta una valida. Ball, ancora un ball, uno strike. Foul a destra, si carica del secondo strike, 2 strike, un ball, massima attenzione per Iuri. Allarghiamo l'area per evitare possibili chiamate di strike. Ah no, un ball, uno strike. L'arbitro, no, due
2-1. 2-2. È un K con swing, questo per Cortesi, una palla non è riuscita a raggiungerla e si chiude qui l'ottavo inning per la New Rimini. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Ultimo inning in cui vede attualmente il Modena condurre sul punteggio di 3-2. Nel box di battuta Ciriulli Mattia. Con numero 21. Prima palla è un ball su Cirilli, scusate, Cirilli Mattia, con numero 21, seconda base. Questo è uno strike, un ball, uno strike. Cirilli Mattia. Strike, 2 strike, un ball. Tempo chiamato. 2 strike, un ball su Cirilli Mattia. Ball, questa palla, 2 ball, 2 strike. Foul, punteggio invariato, 2 ball, 2 strike. K looking. E il secondo K per Tognacci. Ora c'è Scerrato Gianluca, ricevitore con numero 16.
Prima palla è un ball. Un ball, uno strike, incontro su Scerrato. Colpisce seconda, no. Per salvo su errore Sierrato e raggiunge la seconda base. A chi è attribuito l'errore? Al seconda base? Errore del seconda base, Quadrifoglio. Errore di tiro di Quadrifoglio Marco su Daniel, fa arrivare salvo in prima e poi arriva in seconda, un out. Ora ricomincia il line-up per il Modena, abbiamo Martinez. Salvo per scelta difesa. Salvo per scelta difesa, giusto? Ok. Quindi abbiamo un out, uomo in prima, uomo in seconda. Martinez per una scelta aveva stato battuto sul lanciatore, Tognacci si gira, lancia in seconda, ma torna Scerrato molto velocemente, quindi al tempo di arrivare salvo in prima. Ora c'è Ferri Jacopo nel box. Per lui uno 0 su 4 in questa gara 1. Questa palla è un ball. Entra, no, accidentaccio. Entra un punto in questa chiamata a casa, un errore, più di un errore sull'interbase nel lancio fanno entrare questo punto. Ferri Jacopo raggiunge la seconda base. Quindi il punto va su 4-2 per il Modena, che ha su un out uomo in terza, uomo in seconda base. Si trova Guevara José, autore di 2 su 4, ma 2 doppi, di cui uno con RBI all'8º. Base intenzionale viene dato adesso in questo momento qua, solo che Russo ne avevano dato la base intenzionale anche prima. Va bene. Adesso abbiamo tutte le basi occupate, un out. Nono inning. Russo ha fatto solo un singolo al sesto, però comunque un battitore numero 4 in battuta, quindi uno di potenza.
Prima palla è uno strike che lascia passare Russo. Tutte le basi occupate per il Modena. Colpisce una palla in foul a sinistra, si carica del secondo strike. Due strike per Russo, molto importante per l'Agno Rimini riuscire a non concedere altro per non dare altri punti. Tutte le basi sono occupate. Colpisce ancora in foul a sinistra Russo, variato il punteggio, il conto, 2 strike. Palla leggermente persa ma non così tanto da consentire la rubata a casa e la segnatura del punto. 2 strike, un ball, il conto attuale. Tutte le basi occupate. È una valida che entra un punto e 2 punti, quindi è un singolo più 2 RBI che stracciano un solco molto difficile da recuperare per l'Agno Rimini. 6-2. Quest'ultimo inning fa veramente male. Sono entrati 3 punti. Ora abbiamo Pompili Romolo col numero 2. Il Modena si trova uomo in prima, uomo in seconda. Un out, palla ball. Foul a destra. Un ball, uno strike, il conto su Pompili Romolo. Colpito, base per colpito a Pompili Romolo. Colpito sulla mano. Tutti i cuscini ancora pieni. Abbiamo Ancelotti Torres, numero 26, nel box.
un out. La partita sta prendendo una piega veramente difficile, non sicuramente quella che era fino ad ora. Out, doppio gioco. Quindi abbiamo una linea sul 3 che fa 2 eliminazioni. 3-3, doppio gioco. Si chiude qui questo nono inning veramente da dimenticare per l'Agno Rimini. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dalla Strada dei Pirati. In questo ultimo inning in cui vede il Modena condurre per 6-2 abbiamo una sostituzione: Signorile esce per Focchi, Amedeo, e poi dopo avremo Pini che esce per Ruggeri. Tenta il tutto per tutto l'Agno Rimini, chiaramente essendo l'ultimo inning. La prima palla è un ball su Focchi, numero 43. Anche questa palla viene giudicata strike dall'arbitro, 2 strike, un ball. Questa palla è ball, 2 strike. Pericolose queste palle esterne che vengono chiamate strike nella maggior parte dei casi, bisogna fare attenzione. Colpisce direttamente sul secondo base che fa l'eliminazione. Focchi è il primo eliminato con una linea sul 4-3. Ora c'è Ruggeri Davide.
Prima palla è un ball. Eliminato Ruggeri sulla via 5-3. Ora c'è Luca Pulsetti, anche lui si trova con un 0 su 3 perché al quinto è un base su colpito, quindi non fa statistica. 0 su 3. Foul la prima palla e il primo strike per Luca Pulsetti. È una palla che sprizza ma finisce nei guantoni del ricevitore, quindi comunque strike. 2 strike a 0 per Pulsetti, 2 strike e 0 ball. È un doppio sicuramente per Pulsetti. Finisce la palla fuori, no, è un fuoricampo interno per Pulsetti. È un fuoricampo interno per Pulsetti. È un fuoricampo interno. Aggiorniamo il punteggio. 6-3. C'è un infortunio all'esterno destro. Nel lancio probabilmente si è tuffato per terra per prendere la pallina. Vedo che ci sono i suoi diceva nulla è il vecchio detto di Rino Zangari, non è finita finché non è finita. Sta 6-3. Nel baseball tutto è possibile anche con 2 out. Resta in campo, quindi sicuramente non è riuscito a recuperare questo tuffo, diciamo così. Probabilmente l'atterraggio è stato più duro di quello che si pensava. Ora abbiamo per Daniel, autore di un 1 su 4 finora. La prima palla è un ball su Daniel. La seconda palla è sempre un ball. Quindi il punteggio abbiamo 6-3.
3 punti distaccano Rimini dal pareggio. Ball, questa palla è una palla per terra, 3 ball per Daniel. Primo strike su Daniel. Strike, 2 strike, 3 ball. Base su ball per Daniel. Ora abbiamo Marco Bacelli, se non viene sostituito. No, Marco Bacelli. Visita sul monte del Modena. Chiamato un cambio sul monte del Modena. E adesso vedremo la sostituzione, adesso andiamo in pubblicità. Allora, torniamo in diretta dalla Strada dei Pirati, abbiamo una sostituzione sul monte di lancio per il Modena, secondo rilievo, il numero 91, Paltrini Rialessio. Lanio Rimini si ritrova a Daniel in prima base, è andato su base su ball. Ora abbiamo Marco Bacelli che ha uno 0 su 4 in questo momento qua, è chiamato sicuramente a fare qualcosa di buono per la sua squadra, altrimenti la partita sarà finita qua.
capitano della New Rimini nel box. Oggi veramente è una giornata da dimenticare per lui, come DH, un KO swing al primo, una linea 6-3 al terzo, una linea 1-3 al quinto e un F9 al settimo. La prima palla è uno strike, una curva che entra nella zona di strike, che Marco guarda e non gira. Primo strike per lui. Ancora uno strike che Marco guarda con le palle esterne che all'arbitro piacciono, 2 strike per lui. Il problema è che adesso saranno tutte pallacce dopo 2 strike. Sposta. È un F7 che elimina e chiude la partita qua, quindi vince il Modena a gara 1 per 6-3 e penso che ci rivedremo alle 19 come programma. E noi andiamo in pubblicità.